Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bottinero IBSA Farmaceutici Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Bottinero? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bottinero durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Bottinero? Bottinero è un farmaco a base del principio attivo perindopril più amlodipina, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più calcioantagonisti e nello specifico ACE inibitori e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda IBSA Farmaceutici Italia SRL. Bottinero può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Bottinero 4 mg/10 mg 30 compresse. Bottinero 4 mg/5 mg 30 compresse. Bottinero 8 mg/10 mg 30 compresse. Bottinero 8 mg/5 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: IBSA Farmaceutici Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Perindopril più amlodipina. Gruppo terapeutico: ACE inibitori più calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Bottinero è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione essenziale o della malattia coronarica stabile in pazienti già controllati con perindopril più amlodipina, somministrati separatamente allo stesso dosaggio. Posologia: la combinazione a dose fissa non è adatta per la terapia iniziale. Se è necessario un cambiamento della dose, i singoli componenti devono essere titolati individualmente. Posologia: uso orale. Una compressa al giorno in dose singola, da assumere preferibilmente al mattino e comunque prima di un pasto. Popolazioni speciali: pazienti con compromissione renale e pazienti anziani, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Negli anziani e nei pazienti con compromissione renale l'eliminazione del perindoprilato è ridotta. Pertanto, l'abituale follow-up medico includerà un frequente monitoraggio della creatinina e del potassio. Bottinero può essere somministrato in pazienti con clearance della creatinina 0 in 60 ml/min e non è adatto a pazienti con clearance della creatinina 60 ml/min. In questi pazienti si raccomanda una titolazione individuale della dose con i singoli componenti. Amlodipina usata a dosaggi analoghi in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio va considerato con cautela. Modificazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina non sono correlate al grado di compromissione renale. Amlodipina non è dializzabile. L'uso concomitante di perindopril con alischirena è controindicato nei pazienti con compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici per pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Pertanto la scelta del dosaggio deve essere effettuata con cautela e deve partire dal dosaggio più basso. Per individuare la dose ottimale di inizio e la dose di mantenimento in questi pazienti si raccomanda una titolazione individuale della dose con i singoli componenti. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nei pazienti con insufficienza epatica grave. Pertanto, in questi pazienti il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con il dosaggio più basso, seguito da un graduale aggiustamento del dosaggio.
Popolazione pediatrica. Bottinero non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti poiché copyright in questa fascia di età. L'efficacia e la tollerabilità di perindopril più amlodipina in associazione non sono state stabilite. Controindicazioni relative a perindopril: ipersensibilità al perindopril o ad un qualsiasi altro ACE inibitore, anamnesi di angioedema associato ad una precedente terapia con ACE inibitori, angioedema ereditario o idiopatico, secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Uso concomitante con medicinali contenenti alischiren nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5. 1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Bottinero non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan. Vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Relative ad amlodipina. Grave ipotensione, ipersensibilità all'amlodipina, ad un derivato della diidropiridine, shock, incluso shock cardiogenico, ostruzione del flusso ventricolare sinistro, ad esempio, stenosi aortica di grado elevato, insufficienza cardiaca emodinamicamente instabile dopo infarto miocardico acuto. Relative a bottinero. Tutte le controindicazioni legate a ciascun componente singolo, come elencate sopra, devono applicarsi anche all'associazione fissa di bottinero. Ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutte le avvertenze legate a ciascun componente singolo, come elencate sotto, devono applicarsi anche all'associazione fissa bottinero. Relative a perindopril. Ipersensibilità angioedema in pazienti trattati con ACE inibitori, incluso perindopril. A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione relative a perindopril. Uso concomitante controindicato. Vedere paragrafo 4, 3. Doppio blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAAS. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAAS, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Bottinero insieme ad altri farmaci come Aeurosartis Euro, Aeurosrifadina Euro, Aeurosrifatera Euro, Aeurosrifina Euro, Aeurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere bottinero durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bottinero durante la gravidanza e l'allattamento? Considerati gli effetti dei singoli componenti di questa associazione sulla gravidanza e l'allattamento, bottinero non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Bottinero è controindicato durante il secondo e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di bottinero sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amlodipina può alterare lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, stanchezza, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. A. Riassunto del profilo di sicurezza. Perindopril. Il profilo di sicurezza di perindopril è in linea con il profilo di sicurezza degli ACE inibitori. Gli eventi avversi più frequenti riportati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non ci sono informazioni sul sovradosaggio con bottinero nell'uomo. Amlodipina. L'esperienza con il sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi. Un sovradosaggio elevato può causare eccessiva vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata ipotensione sistemica marcata e probabilmente prolungata fino ad includere casi di shock ad esito fatale.
Trattamento: un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio con amlodipina richiede il monitoraggio nell'unità di terapia intensiva con attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa, può essere di aiuto un vasocostrittore qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di calcio-gluconato può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Per Indopril sono disponibili dati limitati sul sovradosaggio nell'uomo. Sintomi: i sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere ipotensione, shock circolatorio, alterazioni degli elettroliti, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiri, ansia e tosse. Trattamento: in caso di sovradosaggio si raccomanda il trattamento con un'infusione endovenosa di soluzione fisiologica. Se si verifica ipotensione, il paziente deve essere posto in posizione antishock. Se disponibile, può essere preso in considerazione il trattamento con infusione di angiotensina I/o catecolamine. Per Indopril può essere rimosso dalla circolazione sistemica tramite emodialisi, vedere paragrafo 4. L'impiego di un pacemaker è indicato in caso di bradicardia resistente al trattamento. I segni vitali, gli elettroliti sierici e le concentrazioni sieriche di creatinina devono essere continuamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori e bloccanti del canale del calcio, codice ATC C09BB04. Per Indopril, meccanismo di azione. Per Indopril ha un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina in angiotensina ID, angiotensin, proprietà farmacocinetiche. La velocità e l'entità dell'assorbimento di Perindopril più amlodipina assunti insieme con l'associazione bottinero non sono significativamente diverse dalla velocità e l'entità dell'assorbimento di Perindopril e amlodipina assunti separatamente in dati preclinici di sicurezza. Perindopril, negli studi di tossicità cronica, ratti e scimmie, l'organo target è il rene, con danno reversibile. In studi in vitro e in vivo non è stata osservata mutagenicità. Studi: elenco degli eccipienti. Cellulosa microcristallina tipo 200 XLM, cellulosa microcristallina tipo 112, sodio amido glicolato tipo A, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di bottinero a base di Perindopril più amlodipina sono Coverlam, Dalneva, Perindopril amlodipina Aurobindo, Perindopril amlodipina Doc generici, Perindopril amlodipina Euro generici, Perindopril amlodipina HCS, Perindopril più amlodipina Teva, Perindopril amlodipina Zentiva, Reapta, Takavita. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.